Ciao a tutti, benvenuti in questo canale Riassunti di Storia. Sono Gianluca Aime, studio alla Magistrale di Scienze Storiche dell'Università di Torino e oggi in questo video, questa chiacchierata, parleremo del sistema repubblicano e del sistema democratico. Due regimi politici che, a differenza del comune pensare, sono alquanto diversi. Non è un caso se nella nostra Costituzione è scritto che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, e questo perché repubblica e democrazia possono anche non andare d'accordo. Noi comunque in questa chiacchierata che prenderemo d'esame i pensatori del Settecento, quindi i padri fondatori degli Stati Uniti e i pensatori della Rivoluzione francese. Non tratteremo dei diritti sociali non per cattiveria, ma questo perché il tema dei diritti sociali viene fuori con la metà dell'Ottocento, e quindi quando parliamo di Repubblica dobbiamo avere in mente il governo rappresentativo, che adesso andremo a parlarne, e quando parleremo di democrazia dobbiamo avere in mente la democrazia antica, quella di Atene, dove l'assemblea è sovrana. Storici degli Assiri, antropologi, archeologi, chi volete, hanno dimostrato che la democrazia, l'invenzione di questo regime non è stato dei greci, non è stato di Atene, ma si trovano delle prove archeologiche sia in India sia anche nella Mesopotamia, e quindi non è un'invenzione dei greci, ma come dice lo storico Phileas Mossen, che fa un'analogia con la scoperta dell'America, e quindi sì, l'America non è stata scoperta da Colombo, sono stati i vichinghi, è stato Ubbe il figlio di Ragnar a scoprire l'America, ma di fatto le condizioni storiche per la storia, la scoperta dell'America è stata opera di Colombo, perché i vichinghi l'hanno scoperta ma nessuno l'ha mai saputo, non ci sono state delle conseguenze reali, e invece con Colombo che la questione salta, avviene la svolta, non un caso se con la scoperta dell'America si parla di storia moderna. La stessa cosa la possiamo usare per la democrazia. I greci non hanno inventato la democrazia, era presente un regime collettivista, un regime egualitario anche in India e anche nella Mesopotamia, ma non ha avuto le conseguenze politico e storiche come quella di Atene. Come adesso vedremo, la democrazia di Atene è sempre stata pensata, ripensata e soprattutto è stata criticata da tutta quanta la storia dell'Occidente, e le nostre democrazie di oggi, quelle sia in Occidente, ma penso anche alla democrazia indiana, è una democrazia rappresentativa, frutto anche della continua analisi, della continua critica che ha sempre preso come modello la democrazia di Atene, che possiamo definire come la democrazia storica. Che cos'è quindi la democrazia di Atene? In estrema sintesi, possiamo dire che ad Atene, quindi nella democrazia antica, il potere decisionale era nell'assemblea, quindi la riunione di tutti quanti i cittadini che votavano per alzata di mano e prendevano le decisioni direttamente. In assemblea c'era anche il problema della demagogia, ovvero dove chi era abile a parlare, il demagogo, ovvero colui che trascina il demos, il popolo, grazie alla sua arte oratoria poteva persuadere, trascinare l'assemblea o verso il bene comune della città o verso i propri fini. È qui che il concetto di demagogia acquista un sapore negativo. Ma inoltre il potere decisionale risiedeva anche nei tribunali popolari, i quali, con la riforma dei Fialti del 462, siamo alla metà del V secolo a.C., con l'introduzione del mistos, i teti, che erano la classe sociale dei più poveri, riescono ad accedere attraverso il mistos, che è questa paga pubblica, riescono ad accedere ai tribunali popolari e riescono a investire la funzione dei giurati. E quindi vediamo che sia l'assemblea sia i tribunali popolari erano dominati dai più poveri, e questo emerge dalle fonti antiche, prime tra tutti da Aristotele, che ovviamente non è contento di questo fatto, ma a livello teorico e ideale vigeva il principio secondo il quale ogni cittadino volontario, quindi chi voleva, poteva prendere la parola e proporre la sua in assemblea, e poi la maggioranza, l'intera città avrebbe votato. Ben diverso da noi, dove sì, possiamo assistere alle sedute in Parlamento, ma se non siamo dei
parlamentari non possiamo dire la nostra. Per questo è un compito che serve ai rappresentanti. Invece no, ad Atene, per questo si parla di democrazia diretta, qualsiasi cittadino aveva il diritto, ovviamente se lo desiderava, era su base volontaria. Un'altra grande differenza fra gli antichi e i moderni è il concetto di polis, che è molto diverso dal nostro concetto di Stato-nazione. La polis non era soltanto la città-stato. Atene non era solo la città in quanto tale, ma tutta quanta la regione dell'Attica era la polis. E con questo termine si intende l'intera cittadinanza ovviamente di maschi adulti nati da entrambi i genitori ateniesi. E quindi erano escluse ovviamente le donne, ma anche gli schiavi e gli stranieri. In più, dentro la polis stessa, la cittadinanza, era divisa in una cittadinanza attiva, ovvero i maschi adulti che potevano armarsi a proprie spese, quindi potevano permettersi un equipaggiamento oplitico, e qui vediamo il legame cittadino-soldato che c'era nel mondo antico, e in una cittadinanza passiva, ovvero chi non poteva armarsi a proprie spese. I Teti fino al V secolo erano sempre stati, non so, dei cittadini passivi. Poi con l'arrivo della flotta anche loro acquistano lo status di cittadini soldato, ma questa è un'altra storia, non andiamo ad approfondire. Quello che comunque è importante sottolineare è come sia diverso dalla nostra concezione di Stato-nazione, perché noi siamo, un esempio, siamo l'Italia, lo Stato Italia vive nel suo territorio, i suoi confini, poi si può sempre discutere se ampliarli o meno, quali sono i confini è il grande dibattito, però noi ci conosciamo in un determinato territorio, e invece la polis è puramente basata sulla propria cittadinanza e sulle proprie leggi. Un esempio storico possiamo fare con la seconda guerra persiana, quando ormai Xerxes arriva, conquista Atene, la dà alle fiamme. I greci discutono quale strategia attuale. La Lega Ponesiaca, ovvero gli Spartani, i Lacedemoni, se volete, erano a favore nel creare una resistenza nel Peloponneso, invece eh, Temistocle propone la battaglia di Salamina, e dichiara anche che se questo non fosse avvenuto avrebbe preso tutta quanta la città di Atene, tutta quanta la polis, e quindi sta intendendo tutta quanta la cittadinanza, tutti i maschi adulti, e avrebbe fondato una nuova città nella Sicilia. Inoltre il termine polis vive con le leggi della città. Se in una polis ci sono delle leggi democratiche, quella polis è una polis democratica. Se diversamente ci sono leggi oligarchiche, quella è una polis oligarca. Non c'è la divisione fra Stato e forma di governo. Un esempio, possiamo prendere l'Italia, la quale è stata sempre la nazione italiana, lo Stato-nazione Italia, si è formato con la monarchia parlamentare dei Savoia, ma anche sotto la dittatura del fascismo si è sempre parlato dello Stato italiano, e anche noi oggi, sotto la democrazia, parliamo della Stato-nazione Italia. Questo concetto gli antichi non avevano solo il concetto di polis, intesa come tutta quanta la cittadinanza, quindi come tutti quanti i maschi adulti. Un elemento che i pensatori moderni del Settecento trovano, che sia la profonda differenza tra loro e gli antichi, è l'uso dell'elezione e del sorteggio. I moderni sono per l'elezione, e quando parliamo di elezioni dobbiamo intendere una selezione di una aristocrazia naturale, quindi dei migliori, dei più ricchi, ma anche quelli che hanno la cultura. Siamo in un periodo che non c'è il welfare, la scuola non è obbligatoria per tutti, c'è molta diversità tra chi è istruito e chi non. Quindi loro vedono in un sorteggio, quindi dà la possibilità a chiunque di accedere al potere, vedono la strada aperta alla demagogia, perché la massa che non è ignorante, non è in grado di pensare, può essere abbindolata facilmente dal demagogo. E qui è un chiaro esempio, un chiaro riferimento alla storia di Atene, che ovviamente viene criticata. Diversamente gli antichi, Atene usava molto il sorteggio per le sue cariche di magistrati.
E questo era sia il significato concreto di una uguaglianza naturale, quindi non solo una uguaglianza di opportunità, un conto è dire siamo tutti uguali, ma alla fine, come dire, chi ha più mezzi può accedere alle cariche e questa è un'uguaglianza di opportunità. Invece il sorteggio è proprio lo strumento di un'uguaglianza naturale, dove tutti quanti siamo uguali e in base alla sorte, la fortuna latina, o se volete la tu che è greca, si è premiati o meno ed è il simbolo di, di una uguaglianza naturale. Inoltre, un secondo aspetto, se vogliamo, più pratico e meno teorico, il sorteggio garantisce una pace sociale perché per i democratici antichi e per il pensiero democratico in generale, l'elezione vuol dire la creazione di fazioni, quindi di gruppi contrapposti che gareggiano e competono per il potere, invece il sorteggio cancella tutto questo. È giusto soffermarci, è giusto puntualizzare che sì, ad Atene la maggior parte delle cariche amministrative erano riservate, erano tirate fuori tramite il sorteggio, ma le cariche più importanti, ovvero quelle che dipendeva la salute della polis, che erano le cariche militari, le cariche finanziarie, o ad esempio chi doveva costruire un tempio, erano cariche che venivano elette dall'assemblea per alzata di mano e quindi bisogna sfatare il mito secondo il quale ad Atene tutte le cariche erano estate tramite il sorteggio, perché anche lì ad Atene che siamo una democrazia, va bene, siamo tutti uguali, ma se dobbiamo andare in guerra forse è meglio che ci comanda qualcuno che ne sa. L'uomo qualunque, chiunque non può guidare l'intera città nelle questioni di vitale importanza, come è il caso di una guerra di vita o di morte. Una ulteriore differenza tra antichi e moderni è il concetto di rappresentanza, che è un'invenzione del tutto moderna. Nasce nel 200, siamo nel Medioevo, tra gli studiosi del diritto romano, qua il diritto romano è presente questo concetto in quanto il popolo è il legittimo detentore del potere sovrano, ma il popolo viene rappresentato dal princeps. Ebbene, questo concetto nel Medioevo che viene anche fuori nella società di corpi, di corporazioni, che è tipicamente medievale, e quindi la classe dei nobili, la classe dei clerici e tutte le varie corporazioni delle città, dei mestieri, gli artigiani, i bottegai, devono mandare i loro rappresentanti al re perché devono rappresentare i vari interessi dei vari corpi. Ebbene, quindi possiamo dire che la modernità è tipicamente un concetto moderno perché dal Medioevo poi arriva ai moderni repubblicani fino ai nostri pensatori del Settecento, i quali per rappresentanza intendono proprio la nostra, ovvero quando votiamo eleggiamo dei rappresentanti che in Parlamento dovranno eh, in base alle circostanze e tutto, votare e creare le condizioni per il bene comune. La cosa importante è che i rappresentanti sono liberi ed indipendenti, una volta votati possono agire, come dire, di testa propria, che è completamente diverso da un concetto di di un mandato imperativo che è tipico della democrazia diretta, in questo caso parliamo di democrazie dirette moderne, i quali il rappresentante viene votato per fare quello e se non fa quello, ovvero se non porta a termine la volontà del popolo, la volontà per quale è stato votato, può essere sostituito in qualsiasi momento. Questo no, per i pensatori liberali e repubblicani il rappresentante è libero ed indipendente, a seconda delle questioni può votare di sua scelta. Quindi qui torna anche il concetto di elezione come una selezione di una aristocrazia naturale. Elezione vuol dire scegliere il migliore, il quale rappresenterà al meglio le questioni. La rappresentanza è completamente diversa appunto dalle assemblee antiche dove vigeva, dove il popolo votava direttamente per alzata di mano e quindi questo era anche soggetto alla demagogia. Un esempio possiamo farlo subito nel nostro presente. Immaginate voi un'assemblea riunita, la questione è fare i vaccini o no. Tutti quanti alzano la mano, tutti quanti non la alzano, capite i rischi. Invece i pensatori moderni
per stemperare il pericolo della demagogia, preferiscono lasciare questa decisione a degli esperti, a un'aristocrazia naturale che viene votata. E il concetto anche di voto diretto, quindi del popolo che entra direttamente nella politica e nell'amministrazione, viene anche fuori nella democrazia antica, nella rotazione delle cariche, il quale è il popolo che direttamente gestisce l'amministrazione della polis e la gestisce tramite il sorteggio. La maggior parte delle cariche ad Atene antica erano sorteggiate per, possiamo dirlo, ruoli da amministrazione. C'erano dei magistrati per il controllo del mercato, il controllo dei commerci, il controllo dei porti, proprio ruoli, sono proprio amministratori, un'amministrazione diretta. Invece, come detto precedentemente, le magistrature, quelle più importanti, quelle proprio per la vita della polis, anche quelle erano elette, ma di questo ne abbiamo già parlato. E tornando al nostro discorso sulla rotazione delle cariche, quindi quando effettivamente il popolo gestisce la cosa pubblica, entriamo anche nei tribunali popolari, quali i giurati erano tutti quanti sorteggiati in una lista. Si faceva una lista di 6.000 cittadini e questi per tutto l'anno sarebbero stati i giurati che sarebbero per ogni processo sarebbero stati sorteggiati con un sistema alquanto complicato di sorteggi multipli. E quindi vediamo qui che i giurati facevano parte del popolo e qui il pensiero democratico va contro l'idea di un professionismo, di una specializzazione, l'idea che il popolo è virtuoso, è capace, sa giudicare, non ha bisogno di esperti, può gestire in modo diretto. Un'altra diversità fra antichi e moderni possiamo vedere nella divisione dei poteri, quella teorizzata con più forza da Montesquieu, ovvero la creazione del potere legislativo che deve avere il suo cuore nel Parlamento, il potere esecutivo che ha il suo cuore nel governo, il potere giudiziario che ha nelle varie corti, nei tribunali. Tutti questi poteri devono opporsi tra di loro, si devono controllare a vicenda. È la teoria del potere contro potere, perché nella mentalità di Montesquieu e nella mentalità di tutti quanti i repubblicani moderni, una concentrazione di potere è sinonimo di un dispotismo, un rischio troppo elevato e quindi anche qui si rifanno a una concezione della Costituzione mista. E qui i moderni non vedono Atene, ma vedono bensì Roma, che è l'esempio della Costituzione mista, la Repubblica Romana con il suo consolato, senato e il tribuno della plebe. Diversamente abbiamo ad Atene, dove l'assemblea sì è il luogo, l'organo di governo, l'organo di Stato, se vogliamo meglio, della politica estera, nella quale si decide o no, della guerra, si decide sulla cittadinanza, si decide sugli onori, ma in casi eccezionali vediamo che questo potere, se vogliamo, esecutivo può diventare anche un potere giudiziario e quindi può diventare anche un tribunale e si possono per casi di corruzione, gravi casi, l'assemblea si può trasformare in un tribunale. Un caso emblematico è stato il processo degli strateghi, il processo delle Alginuse del 406 a.C., ma se vogliamo questo è un caso estremo dove il popolo preso da un'ondata irrazionale, strumentalizzato anche dai demagoghi, commette una serie di atti illegali e quindi questo si vuole evitare con la divisione dei poteri. I moderni lo vogliono evitare, quindi creare sempre una forma di potere contro il potere ed impedire che la volontà popolare, la massa, travalichi il regno della legge, il regno della legge. La legge deve essere superiore a tutte le parti, non si può accettare che una parte della cittadinanza, che è lo stesso popolo, la superi. E infine, dopo questa lunga chiacchierata, abbiamo visto come la nostra idea di democrazia, la nostra democrazia moderna, non sia frutto, sia alquanto lontana dall'idea di democrazia antica, ma la nostra idea è nata da all'inizio un'unione tra il pensiero liberale e repubblicano che viene nel Settecento, ma successivamente nell'Ottocento vediamo che il pensiero democratico avanza, arriva il suffragio universale e allo stesso tempo si fanno avanti i diritti sociali,
arriva alla democrazia poi dei partiti, democrazia di massa, fino ad arrivare poi ai giorni nostri, se vogliamo, alla crisi della democrazia dei partiti, quindi a un periodo di post-democrazia con il problema della globalizzazione e tutto. Ma questa è la storia della nostra democrazia che adesso non tratteremo. Quello che è importante è soffermarci adesso, nella nostra chiacchierata, è il discorso del Settecento, quindi come il pensiero repubblicano e il pensiero liberale vengono ad unirsi. Nel pensiero repubblicano troviamo l'idea della Costituzione mista, quindi questa idea del potere contro potere, e qui l'esempio è sempre stato preso dalla Repubblica Romana. E inoltre già il pensiero repubblicano aveva in cuor suo un pensiero democratico nel quale nel popolo il popolo era virtuoso e risiedeva di virtù, non aveva bisogno di un potere supremo, ma c'è molta differenza da dire il popolo è virtuoso, il popolo è titolare della sovranità, è lui che tutto quanto bisogna comunque dipende, bisogna governare in nome suo. Un conto è dire diamo il potere al popolo direttamente che si può autogovernare, come volevano i democratici, capite che c'è differenza. E infine un elemento cardine del pensiero repubblicano moderno è il governo della legge, nel quale tutti gli uomini sono uguali, stanno sotto la legge. Qui si va a criticare la democrazia antica, nella quale è vista come il regime dei popoli, dei molti, della massa, i quali sono soggetti per la loro ignoranza, per la loro condizione di massa, a essere suscettibili alle lusinghe del demagogo e quindi in casi profondi irrazionali possono andare fuori dal governo della legge, quindi questo si vuole evitare. Il pensiero repubblicano si unisce con il pensiero liberale e quindi tipico del Settecento, che è iniziato con la gloriosa rivoluzione inglese, si chiama così, la gloriosa rivoluzione inglese del 1689, attenzione, prendiamo ad esempio il pensatore Locke, si danno vita ai diritti individuali, quindi i diritti politici, ma anche i diritti civili, come i diritti di opinione e di stampa. Ricordiamo il Settecento, quel grandioso periodo, quel grandioso secolo dove ci sono e c'è la figura del contrabbandiere di libri. Il stesso contratto sociale di Rousseau era stato proibito, è stato anche messo in inquisizione, è stato anche bruciato successivamente, anche il Terzo Reich lo brucerà. Ma questa è un'altra storia, il pensiero liberale è per i diritti individuali del singolo e la grande innovazione che fa il pensiero liberale è l'identificazione del popolo come un insieme di individui e non come un corpo sociale omogeneo, soprattutto non come un corpo sociale inteso dei poveri, quindi la democrazia veniva intesa come il corpo dei più poveri, il popolo inteso come i poveri che danno vita al loro governo, ovviamente di parte. Invece no, il pensiero liberale vede il popolo come una serie di individui i quali votano attraverso la rappresentanza e lì verrà fuori la maggioranza, quindi l'insieme delle varie idee, delle varie componenti di questi individui. Per concludere il nostro discorso sulla democrazia moderna, sulla Repubblica democrazia, non possiamo che non citare Rousseau, il padre della democrazia moderna, colui che dopo secoli ha rilanciato con estrema forza e vigore il tema della democrazia. Ovviamente Rousseau è un pensatore moderno e quindi ha ben chiaro in testa la divisione fra Stato e governo. Secondo lui lo Stato non può che, per garantire la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, del popolo, non può che essere una repubblica democratica, ma il governo può, e quindi il potere esecutivo, che ha solo un ruolo di amministrazione, può essere sia una monarchia, sia un'aristocrazia, sia anche una democrazia, ma Rousseau è contrario sia alla monarchia perché concentra il potere nelle mani di uno solo ed è troppo pericoloso, è a favore invece di una aristocrazia, quindi di un governo di pochi, di un'elite anche qui, quindi dei migliori, ed è contrario ad affidare alla democrazia, quindi a tutto quanto il popolo, anche il potere esecutivo. Il popolo è sovrano, quindi deve avere il potere legislativo, grazie al quale vive la volontà generale. Ma se il popolo ha anche il potere esecutivo, si dà troppo potere e si rischia nelle derive della demagogia.
E qui è chiara la critica alla democrazia assembleare di Atene. È celebre la frase secondo la quale un governo democratico può esistere solo se si fa su una società di dei, ma gli uomini non saranno mai degli dei, quindi questo non si può fare. Questa critica di Rousseau la fa al governo democratico, attenzione, che è diverso dallo Stato. Dobbiamo intendere bene la questione. Tornando a noi, critica la democrazia assembleare di Atene, che è vista appunto l'assemblea di Atene come quel luogo dove sì, si fanno sia le leggi, ma si mettono anche in atto, si fanno eseguire, e questo non va bene. Infatti non è un caso se nel contratto sociale Rousseau dedica bene 3 capitoli alla Roma repubblicana. Infine il Rousseau, questo uomo tra i due mondi, che questo uomo moderno ma che guarda all'antico, possiamo definire Rousseau un pensatore ovviamente repubblicano, ovviamente democratico, anche conservatore se vogliamo, ma sicuramente non è un pensatore liberale. Infatti secondo lui è contrario alla rappresentanza, la sua celebre critica al modello inglese, nel quale, secondo lui, il popolo inglese è libero solo una volta ogni 4 anni, cioè al momento delle elezioni. Secondo lui la volontà generale è assoluta, pura, immutabile, indivisibile, quindi non può essere rappresentata. La volontà generale legittima la formazione dello Stato, quindi se si preserva la volontà generale lo Stato diventa legittimo. In uno Stato legittimo il popolo è sovrano, quindi ha il potere legislativo, ma non ha il potere esecutivo. Infine, ricordiamo anche il Rousseau più oscuro, il quale secondo lui la volontà generale non è la volontà delle parti, non è la maggioranza, ma la volontà generale si può anche incarnare nella figura del legislatore o di più legislatori. La figura del legislatore è questo demiurgo, cioè questo sapiente, questo saggio che riesce a condensare e unire il potere legislativo con la volontà generale. Rousseau non spiega esattamente come, infatti è da qui poi che i giacobini prenderanno alla lettera e si faranno loro interpreti della rivoluzione, quindi una minoranza che prende la rivoluzione, o nel caso di Rousseau, una minoranza che si fa voce, portavoce della volontà generale, che in teoria rappresenta tutto quanto il popolo. Quindi capite le conseguenze di tutto questo, e abbiamo anche una conseguenza storica nella figura dei giacobini, come loro siano anche usciti dal loro disegno democratico e abbiano aperto, se vogliamo, la prima dittatura di partito, se vogliamo, di un partito democratico, e questo è un bel paradosso, ma non entriamo in questi discorsi, concludiamo qui il nostro discorso sui pensatori del XVIII secolo, quindi questi due regimi completamente diversi, il regime repubblicano e il regime democratico antico. E infine siamo arrivati alla fine della nostra lunga chiacchierata sul sistema repubblicano, sul sistema democratico. Come sempre vi svelo la mia fonte, se volete approfondire l'argomento consiglio questo libro di Manen, Principi del governo rappresentativo, edito da Mulino. Ve lo consiglio perché è un conoscitore del mondo antico e quindi non semplifica la realtà di Atene, ma successivamente si approfondirà il concetto proprio dei moderni repubblicani liberali, fino ad arrivare anche ai giorni nostri, quindi con l'arrivo della democrazia del pubblico. Ma questo ve lo lascio voi ad approfondire. Per il resto, come sempre, spero di avervi annoiato, ma non troppo. Se volete farmi sapere la vostra, volete con qualche precisazione, non sono il Padre Eterno, non sto dando lezioni di vita, non sto dando il verbo, sono aperto alla discussione civile, quindi se volete commentare con le vostre opinioni siete liberi e vi invito anche a farlo da buon liberale che rispetta le opinioni altrui.